Buonasera! Salve, salve a tutti, welcome, welcome, welcome. Ciao Donato, Ciao tesoro, come va? Tutta come rossa, andiamo? tutta rossa rossa. Assolutamente serpentosa questa sera. Serpente. Benvenuti nell'onda del serpente rouge. Benvenuti, Un attimo infatti. solo che condivido. Ma giusto anche io, fammi fare. Dunque, Yeshu, cosa c'hai da lamentarti sempre? No, lo sentite? È un po' parlerino stasera. Cosa c'hai, Yeshu? Cosa c'hai da dirmi? Non capisco perché mi si chiude lo schermo delle volte, cioè vedo nero. Vabbè, adesso è tornato. Scusami. Allora, condividi ora, Ciao eccoci. Katy, Ciao, benvenuta. Qui abbiamo anche qualcun altro che non so chi sia, misterioso. Allora, che bella questa collana che c'hai, bellissima. questa è una collana di healing con tutte pietre antiche faraoniche. Ogni Ah, pietra ha una connotazione diversa e servono per infatti. guarigioni. Le usavano una volta le vecchie donne Mm, e vecchie sciamane per guarire questi collane. bella, bellissima. Sono di tipo vetro, vetro No, no, colorato. no, sono agate antiche, ci sono vari tipi, Pietra quindi. alcune sì, sono proprio miste. Yeshu, piantala adesso un po', dai, va là. Te l'ho appena dato da mangiare. Quei Scusate. gatti come sempre si lamentano. Sì, perché questo è il loro orario che Non gli sì. ho dato da mangiare prima. Sì, infatti gliel'ho Vedi dato. che Donato ha i gatti che mangiano sempre alla stessa ora, più o meno come i miei. Sì, e poi non gli basta Ciao mai. Manu, grazie. Quando Ciao. venite a Luxor vi porto nel mio shops Sì, a è bellissimo. vedere il collana. Cioè, oddio, lo Shops non l'ho ancora visto, però gli vedo tutta la roba che ha addosso, praticamente lei è la rappresentante, per cui prima o poi andrò anch'io nel vero negozio. Questo è un regalo per il mio compleanno che mi è stato fatto, scusami, l'anno scorso. Ah, ok. Cioè, sì, dell'anno, oramai esatto, dell'anno scorso. Bene, Oh, bene, allora benvenuti, benvenuti. Com'è andata l'onda dell'umano? Siamo in un momento molto particolare. Per Emilia Romagna, forza, forza, forza. Siamo tutti con voi, anche se siamo lontani, ripensiamo sì. e vi mandiamo tanta energia e speriamo che tutto questo passi presto. E com'è andata l'onda dell'umano, Donato? Raccontaci. Guarda, a me tutte queste onde qui insomma, diciamo da quella più o meno della tempesta mi devo ancora ricomporre, quindi non lo so. Non so se Scusate. mai ci si ricomporrà, ma no, è stata tosta dai, adesso a parte gli scherzi, perché comunque quando si va sulla terra, come anche tutte le energie che ci sono adesso nel segno del Toro, cioè, se devi mettere a posto cose nel corpo le senti tutte, tutte, tutte. Io ho sentito parecchio nel corpo, diciamo, e quindi va bene, seguiamo quello che c'è da fare. Però, Assolutamente, bella, connessi bella, alla perché notte e alla saggezza. sai benissimo che ho avuto un incontro importantissimo che me lo ricorderò a vita, quindi è stato comunque molto forte, ma molto bello anche remunerativo a livello di cose belle che sono Bene, successe. bene. Bene, entriamo quindi nell'onda del serpente che io amo, adoro, adoro e amo, l'onda del serpente, Anche io perché conosco molto bene. questa onda considerate che ha 10 portali di attivazione,
Sì, E non è tanto per il portale di attivazione, ma veramente scoprirete quanto in questa onda tante cose si mostreranno e tanti messaggi. Bene, va esattamente come tutti, siamo sotto purificazione sì. e assolutamente questo serpente ci mostrerà quante cose, tantissime cose. Quindi io vi consiglio in questi 13 giorni di prendervi un quadernino e di segnare ogni giorno che cosa vi succede. Normalmente per me, parlo personalmente, in questa onda ogni giorno succede qualcosa ed è talmente tanto pieno Sì. e sono talmente tante le cose che non ho neanche il tempo di quel momento di pensare, quindi me le vado poi a rileggere, diciamo, a onda finita normalmente, perché nell'onda si è assolutamente in questo Non si ha... meraviglioso flusso. E che cosa ci dice questo serpente che sapete che per gli egizi il serpente, come per i Maya, è assolutamente il divino, no? Il serpente che mette le ali, quindi questi 13 giorni cosa ci viene chiesto? Ci viene chiesto sì di partire dal basso, di riconnetterci a questa grande forza, ma anche ci dà la possibilità di aprire le ali, ci dà la possibilità di poter volare, portarvelo. Quindi non pensate soltanto all'energia bassa, ma pensate a quanta trasformazione che questo serpente può portare dentro di noi. Sì, esattamente, ma perché? Perché bisogna avere il coraggio a questo punto veramente di farlo diverso, di fare le cose in una maniera completamente diversa. Decidiamo di fare un taglio e di chiudere quella porta con quel passato, con tutto quello che abbiamo fatto fino adesso e di darci la possibilità di rinascere, lo dobbiamo fare in un altro modo, con altre regole. Come vi dico sempre, le regole non esistono, non ci sono regole, non ci sono dimensioni. Perché ci vogliamo tenere chiusi e intrappati dentro qualcosa che non è più per noi? Perché continuiamo ad avere paura, no? Di tutte queste cose e non sono più per noi. Lasciamoci liberi di poter vedere che cosa questo serpente ci vuole mostrare. Perché veramente, guardate, questo serpente è la mia sfida, che ormai non è più una sfida, che devo dire che camminiamo assolutamente a braccetto per avercelo per il braccio. Ma infatti posso dire, non a caso, proprio la quinta forza di oggi è il 95, che sei tu. Proprio la quinta forza di oggi, 95, quindi sei molto connessa comunque. Sì, beh, diciamo che è Poi stato tu un lo grande vesti lavoro. Io ho sputato il mio sangue, non è ogni, stata così ogni tre semplice, anni, però ogni 3 anni lo vesti, quindi certo lo conosci molto bene. ma sono nei 13 anni del serpente io in questo momento, quindi Ah, in più sei ho nel centro. iniziato nel 2019 quando sono venuta qua, tra l'altro, quando ho messo le mie radici in Egitto, quindi Ah, che bello. assolutamente lo amo, ma lo amo anche perché la, tutta la conoscenza egizia ne parla proprio in una maniera completamente diversa e tutto quello che si sta integrando e che sta arrivando è proprio questo, una conoscenza molto alta, il divino che c'è in noi. Quindi quanto volete conoscere il vostro Dio e la vostra Dea? Quanto la mattina, invece quando andate, esatto, è l'uomo che avanza, i nostri talenti alla luce, brava Eva, perché quanto la mattina quando voi guardate allo specchio, vi nascondete oppure volete uscire e mostrate la vostra luce, ma non per mostrarla al mondo, per mostrarla a voi stessi. A voi stessi mostrate la dea che siete, a voi stessi mostrate il Dio che siete, la vostra divinità che c'è dentro di voi. Senza doverla mostrare, con semplicità, perché come dico sempre, la vita è semplice, l'amore è semplice. E anche il serpente che si muove velocissimo e può, lo sapete com'è per i geroglifici egizi, il serpente è quello che può fare tutto, nulla gli è precluso, anche se non ha le gambe e anche se non ha le braccia, ha le ali per poter salire. Quindi questa grande conoscenza che in noi permettiamoci di trasformare, permettiamoci di non avere paura anche della nostra sessualità e di chi siamo, dei nostri istinti così profondi, e quelli ci portano in contatto veramente con Dio e con la luce. Quindi smettiamo di nasconderci, cerchiamo di essere semplicemente, come vi dico sempre, noi stessi, di goderci questi 13 giorni.
sono veramente una grandissima opportunità in questo momento. Quindi rinasciamo, ma veramente stavolta facciamolo diverso. Facciamo con le nostre regole, con quello che vogliamo adesso. Io sono qua, ho lasciato la mia vecchia vita e devo dire che, ciao Paola, che non sto vivendo come vivevo in Italia, ho nuove regole, tutto qui è nuovo e ho ritrovato la qualità della vita, ho ritrovato l'armonia della vita, ho ritrovato di godermi la vita, l'essere felice, l'essere al servizio, ma con il sorriso, perché qui sono nella terra del sole, lo sapete, sono la terra della rinascita. E quindi il serpente mi insegna proprio questo, di quanto c'è la possibilità, invece di soffrire, pensare di soffrire sempre. Nessuno ci chiede di soffrire, siamo solo noi che pensiamo di dover soffrire, ma non è così. Noi possiamo essere felici in ogni momento della nostra giornata. Quindi troviamo la forza di poterlo essere. Bene, allora intanto entriamo nella affermazione di oggi, il Kin 105, iniziano questi 13 giorni con il serpente magnetico. Sapete che io vi trasmetto quello che mi arriva con i miei oracoli registi e Donato poi si addentrerà invece in tutti quelli che sono i meandri dello Tolkien e ci spiegherà altre cose. Quindi con questi due modi di farvi vedere l'energia di questi 13 giorni, speriamo di aiutarvi a poter attraversare un altro momento che si sta mostrando in questo veramente momento storico molto molto potente. Ok? Fate un grande respiro con me, iniziamo a leggere l'affermazione di oggi che è: io unifico per sopravvivere, attraendo l'istinto, sigillo la riserva della forza vitale con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere privato. Respiro, quindi grande forza vitale, la sopravvivenza. Quanto volete sopravvivere? Faccio questa domanda prima di iniziare. O quanto volete vivere adesso? Questa è la domanda che vi faccio oggi. Smettiamo di sopravvivere, ma prendiamo in mano la nostra vita, prendiamoci la responsabilità di chi siamo, degli esseri divini che siamo e mostriamoli qui oggi e viviamo con questo essere divino. Proviamo a fare questo. E vedrete la prossima volta mi direte cosa è cambiato, smettendo di andare come una palla che russola, ma decidere dove voglio piantare i miei piedi, dove voglio connettermi a questa terra e aprire le mie braccia, le mie ali e lasciarmi volare. Quindi proviamo a fare. Vediamo che cosa, quali sono le informazioni di questa onda, questi 20 giorni. Guardate questo. Quest'anno inizia così, bomba. Portate ordine, rimettete quelle basi in una maniera completamente diversa e tagliate, morite per rinascere. Quello che vi do oggi è la possibilità di poter ricreare la vostra nuova vita, esattamente in connessione con chi siete, in connessione con chi siete oggi, riportando quell'armonia antica che avete dimenticato. Ciao mia amore, figlia adorata, ciao. Quindi moriamo per rinascere, rinasciamo e portiamo quell'ordine che tanto ci serve con la connessione alla terra. Mettete giù quelle basi.
Voilà, eccoci qua. Allora, intanto oggi nel serpente rosso magnetico ci è data la possibilità di cominciare a camminare in un'altra strada, una strada che assolutamente, come ho detto prima, prendiamoci la responsabilità di chi siamo oggi. Non siamo più quelli che eravamo ieri, non siamo più quelli che quando eravamo bambini. Oggi sappiamo chi siamo. Siamo degli umani, siamo qui e siamo esseri divini. E con questa rinascita di questo serpente possiamo salire al divino che c'è in noi, possiamo conoscere quella dea che c'è in noi. Quindi cominciamo a camminare in quella strada che è nuova, ma però è proprio la nostra quella strada, è proprio quella che vogliamo, è proprio fatta apposta per noi. E abbiamo il coraggio, ci vuole coraggio. Per vivere ci vuole coraggio, per fare delle scelte ci vuole coraggio, ma non è che ci vuole il coraggio perché devo essere cuor di leone, devo andare alle crociate, no. Ci vuole il coraggio di mostrare chi siete, perché ci hanno abituato a nasconderci. E invece in questo momento io sono questo. Ti posso piacere o non piacere, ma io mi piaccio, so chi sono e vado bene così. Quindi avete il coraggio di iniziare questo percorso, questa strada, perché questo serpente vi apre una nuova strada, vi date la possibilità di stare in connessione con voi stessi, con tutta quella forza che è proprio io sono, io rinasco, io sono qua. E allora posso iniziare a camminare in quella strada e posso iniziare a creare veramente quella strada che io voglio, quella creazione che voglio portare, quel progetto che tanto mi piacerebbe fare. E la mia vita la vedo così. E perché non lo posso fare? Mi do la possibilità di poterlo fare. Però per farlo devo fare dei tagli, devo lasciare andare delle cose. Le cose vanno lasciate andare perché sono finite e non me le posso riportare dietro. Non posso continuare a portarle dietro. Guardate che cosa avete intorno, quanto è cambiata la vostra vita e quello che c'è, quanto voi siete diversi, quanto voi siete cambiati. Però a questo punto io posso dire questa cosa mi piaceva tanto, ma portarmela dietro è una zavorra molto pesante, quindi la devo lasciare andare, devo tagliarla, devo distruggere. Vado via leggermente, che voglio creare qualcosa di diverso, voglio ricreare la mia vita. Voglio conoscere chi sono io, chi è la dea che c'è in me, chi è il Dio che c'è in me. Voglio trasformarmi, ma non perché mi devo trasformare, qualcuno me lo chiede, solo perché voglio essere me stesso, punto. Molto semplice, ricordate. E so che cosa so fare, cosa mi piace fare, cos'è che mi piace fare. Non so cosa mi piace fare. E allora quelle cose lì le tengo e le metto come delle ampolle dentro delle ampolle dorate, come dei profumi antichi, come facevano gli egizi, quelle ampolle in cui tenevano quei profumi che ancora oggi, se vengono aperte, si sente quel profumo, perché sono molto preziosi, è la nostra essenza. E mi permetto finalmente di cambiare il modo di guardare le cose. Perché devo sempre continuare a guardare le cose in un certo modo? Io mi posso permettere di cambiare opinione. Nessuno mi ha chiesto di rimanere in quell'opinione. Io mi posso permettere di fare un cambio, di guardare persino me stesso e di dire, guarda, non ti ho mai guardato, ma oggi mi guardo allo specchio e mi vedo. Guarda chi c'è nello specchio. Guarda un po', ma non sono neanche male, sono anche bellissima e mi piaccio pure. Quante volte ve lo siete detto questa cosa? Non lo dite mai. E allora a quel punto riporto quell'armonia, porto tutto in armonia e mi si apre la nuova strada, la mia nuova strada, la nuova chiamata per il nuovo me stesso, per rinascere come sono e mi affido, smetto di tenermi prigioniero del bene del mio compagno, del bene della mia mamma, del bene del mio fratello. No, io sono semplicemente me stesso e vi amo così come siete. Vi accetto così come siete, io mi accetto così come sono, per cui io posso aprire quelle braccia e lasciare andare
tutto e stare qua. Cosa fa il serpente? Non ha gambe, non ha braccia, però lui si erge e si alza e ti guarda fisso negli occhi e non ha paura di guardarti negli occhi, perché lui in quel momento lì ha tutta la sua potenza dentro di sé, quella grande forza che lo fa ergere e diventare un dio, quella grande forza che c'è dentro in ognuno di noi. Quindi ritrovate quella forza, perché in questo momento ci serve quella forza e affidatevi a voi stessi, fidatevi di voi, fidatevi del vostro cammino, fidatevi, abbiate il coraggio di camminare semplicemente dove volete andare. Iniziate a fare una ricerca per manifestare nel mondo chi siete, le vostre idee, anche se sono stupide, anche se fate solo un caffè buonissimo, trovate una nuova miscela che avete fatto voi, manifestatela e provate alla fine di questa onda, con tutto quello che questa onda ci insegnerà e ci farà passare dalle montagne russe fino giù, però ci trasformerà e ci pulirà, è come se ci fosse un'acqua che ci pulisse dentro. Ci lava dentro per trovare quella forza di ergersi davanti a tutti e dire io sono questo, semplicemente. Non ho bisogno di vestiti, non ho bisogno di gioielli, non ho bisogno di niente. Sono qua e mi mostro e decido di rinascere. E decido di andare oltre. A quel punto io rimango fermo, rimango in connessione tra terra e cielo e lascio che davanti a me le cose si manifestino. Non c'è bisogno di forzare, c'è bisogno solo che voi siate voi stessi e che smettiate di ripetere sempre i soliti cliché e smettiate di avere paura. Questa è la cosa più importante. Fermatevi, datevi il tempo di rimanere in quel silenzio, datevi il tempo di rimanere dentro di voi, respirando ad attendere il momento giusto. E quel momento sarà molto presto e arriverà. Ma se voi siete tanto impegnati a fuggire da tutte le parti, quel momento lo perderete. Quindi rimanete in grande respiro, lasciate andare, aspettate e lasciate che si mostri, abbiate la pazienza di potervi rigenerare dentro, di potervi fidare della vostra sessualità, della vostra forza e di innalzarvi con tutta la vostra potenza e di dire io sono questo. Basta. Vediamo chi sono gli aiuti. Guardate un po', l'aiuto è il meraviglioso Tot, l'illuminazione. E sono i sogni, quindi non smettete mai di sognare, non smettete mai, 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 mai di sognare. Continuate a sognare, continuate a fare i vostri miracoli ogni giorno, piccoli o grandi non importano, sono miracoli delle vostre vite e cercate di portare quella comunicazione come se fosse illuminata. Quindi magari siamo un po' più in silenzio, comunichiamo dal cuore, lasciamo che il nostro cuore possa comunicare fuori tutto quello che può dire. Andiamo con le carte del Sole e della Luna, un po' aria. Quindi siamo più leggeri, lasciamo che quella comunicazione sia illuminata e sia più alta e più leggera. Non abbiamo paura della leggerezza, smettiamo di essere pesanti, smettiamo di voler sempre sapere tutto. Semplicemente fluiamo con tutto quello che ci accompagna e accorgetevi di che cosa c'è intorno a voi. Intorno a noi c'è veramente tanto, c'è veramente l'abbondanza. Stando del qui e ora, il serpente ci insegna a stare qua, a stare presenti in questo momento, per vedere che cosa si mostra.
Grazie, ora vi leggo il meraviglioso poema. Meraviglioso poema. Io sono l'iniziato del serpente di saggezza, codificato dal serpente rosso. 5 è il mio numero, perché la quinta forza è il mio potere segreto. Io sono il custode delle caverne nascoste e dei templi della terra. I mondi perduti e le razze radici del passato sono sottomesse nel mio essere. Il mio corpo è l'eremitaggio che detiene la conoscenza del lato nascosto delle cose. Io sono il serpente della luce astrale, la forza vitale della Kundalini, la sorgente di luce e della vibrazione stessa, generatrice del circuito elettrico rosso, il mistero dell'elettricità. È avvolto nel mio essere. Sulla mia fronte indosso il segno del serpente che crea i cicli della vita universale. L'albero del tempo che rotea in entrambi i modi è il segno della mia saggezza. Per conoscere me devi cessare di essere chi pensavi tu fossi. La meraviglia. Morire per rinascere, vi ho detto all'inizio, e che cosa vi dice il serpente? Per conoscere me devi cessare di essere chi pensavi tu fossi. Quindi diamoci il permesso di conoscerci veramente, di mettere questi piedi in terra e di innalzare le nostre ali e di guardarci allo specchio e dire wow, sono veramente un essere divino meraviglioso, così come sono, non mi manca niente. Grazie. Grazie, grazie sempre di ascoltarmi, mi voglio bene. Grazie. Ciao Francesca, grazie. A te Monciai. Grazie Bellissimo. la palabra. Grazie, grazie. Con questa benedizione di Tot, poi bellissimo, che è arrivato proprio. Dunque, allora, qui appunto, come già diceva Cinzia, Shams, stiamo entrando in questa forte, forte onda che si chiama, diciamo, sono le due colonne praticamente portanti dello Tzolk'in, quindi sorreggono come stanno come di guardia, diciamo, a quella centrale che è la settima colonna, quindi questa è la sesta, e quello lì è proprio il vuoto cosmico in cui non esistono portali, non esiste riflesso, non esiste quindi alcun ego, è semplicemente la connessione diretta al centro della galassia. Quindi questa sono colonne, diciamo, mistiche chiamate, una che è a sinistra e l'altra è a destra, sempre che sorreggono appunto il centro. Questa qui è del serpente, poi vabbè, quella prossima sarà, comunque sono le uniche due che contengono appunto questi 10 portali di attivazione galattica, per cui diciamo che è come una preparazione, ecco, per arrivare in quel centro, in quel vuoto mistico si chiama. Il serpente, sì, è una delle figure secondo me più affascinanti, non solo perché ce l'ho tantissimo presente io come guida, come psicrono, quindi conosco molto bene da vicino, ma lo sento particolarmente perché il serpente parla di chimica, parla di riunificazione fra cielo e terra, quindi fra l'energia maschile e quella femminile. Quindi, come Cinzia prima già diceva, ritrovare quella dea, che significa farlo anche diversamente. Mi è piaciuta molto questa frase che hai detto, perché risuona tantissimo anche nel tipo di sessualità, perché uno associa sempre il serpente ovviamente ai primi chakra, che sono quelli comunque chiaramente della riproduzione, quelli comunque legati al nostro cervello rettiliano, quindi cioè il primo e il secondo, quello che ci fa, diciamo, ci muove di pancia e di viscere, quindi è tutta la sessualità e tutto quanto. Però
cosa fa questo serpente, cosa dovrà fare lungo questa onda? Nel tornare a cercare quella riunificazione a ciò che è più alto, diciamo, quindi nell'ottava bassa della sessualità, deve trovare proprio la chimica giusta e farlo diversamente, come diceva Cinzia, trovare la persona per poter, cioè qua mi viene in mente chiaramente il tantra e tantissime altre pratiche comunque magiche di tipo sessuale che riguardano assolutamente il serpente. Il serpente proprio deve fare questo, deve sfondare, come dire, spaccare tutto ciò che ostruisce la forza della Kundalini, quindi dal basso bisogna che si innalzi per, quindi non solo, per esempio, che ne so, per procreare o per fare dei figli, cioè la sessualità vista come ehm, un atto sacro, un atto rituale, ecco, questo è il serpente. In effetti, bellissima questa cosa, ve la volevo dire perché proprio molto sincronicamente, come quasi sempre avviene, ieri sera ho visto questa presentazione di un libro molto interessante che parla di mitologia e di, come dire, sì, di divinità, diciamo, post-diluviane, quindi del periodo dei Sumeri, Sumerica. Questa leggenda è bellissima e parla proprio e narra proprio di questo vabbè, era un re che in pratica doveva cercare di riacquisire la longevità e a un certo momento di questo mito in pratica avviene questo, il serpente che viveva in pace, in armonia su questo albero, che sarebbe poi l'albero della vita, con l'aquila che stava ai piani alti, aveva fatto il suo nido, in pratica cosa fa? L'aquila a un certo momento, mentre il serpente si allontana per cercare da mangiare, eccetera, per i propri piccoli, l'aquila per invidia gli mangia tutti questi piccoli in pratica. Cosa succede? La divinità, il dio dei cieli conosce questo fatto, questo misfatto, denunciato dal serpente, l'aquila viene posta dentro, ingabbiata in una sorta di fossa, ok? E da questa fossa lei trasmuta, cioè la testa praticamente gli si trasforma in testa di leone, ok? Questo re trova questo essere rinchiuso in questa fossa, cerca di liberarlo, questo re si chiamava Edana, Etana, scusate, Etana. E l'aquila gli dice, se tu mi liberi io ti posso portare su nei cieli dal Dio per trovare questa pianta appunto che gli dava questa longevità e questa immortalità. Quindi questa aquila in pratica che ha, diciamo, è trasmutata in un grifone e quindi alchemicamente no, c'è tutta la simbologia dell'unione fra il cielo e la terra, perché comunque l'aquila rappresenta appunto il Dio che è colei che sta più vicino al sole rispetto al serpente. Ma grazie a questo, diciamo, questo misfatto, lei trasmuta e riesce a portare questo re in alto, in alto, in alto, sempre più in alto, affinché appunto riescono a trovare poi questa pianta. Quindi, che cos'è? Ve l'ho raccontata perché appunto cioè, è molto colma secondo me di simbologia, di proprio appunto di significato ermetico, cioè la fusione alchemica fra cielo e terra appunto creano una nuova creatura che può tornare ad essere in contatto col Dio, perché queste divinità dopo il diluvio non hanno più avuto questa, diciamo, possibilità di essere longevi, di essere immortali, e quindi a questo re viene data questa occasione grazie a questa fusione fra serpente ed aquila. Quindi questo era per dirvi che nell'unione fra cielo e terra e quindi il ritorno del maschile al femminile, quindi il cielo che ritorna in fusione con la terra, si può trovare, no? Un nuovo modo
di rinascere anche proprio di sentire, cioè una nuova sensibilità, dei nuovi sensi che vanno oltre il mero spendere, che ne so, la sessualità solamente per godimento, ma è ben più alto, ok? Benissimo, quindi infatti non a caso anche sull'onda dello Tzolk'in i Maya ci dicono e ci raccontano, cioè attraverso poi Arguelles, ma comunque erano archetipi molto più antichi di quello che poi lui ha semplificato, diciamo, per lo Tzolk'in, ma era già tutto preesistente, e l'arrivo non è altro che la Terra rossa. E infatti vedete che c'è sempre questo ritorno alla Terra, cioè il serpente che parte dalla Terra, quindi noi come umani ci dobbiamo innalzare rompendo questi blocchi, aprendo la Kundalini, ritornare al cielo, recuperare questa medicina che ci può, come dire, elevare e far sentire in maniera diversa, riunendoci al femminile e poi ritornare sulla terra, che poi non è altro che comunque sempre il femminile, perché la terra è il femminile, in questo caso il serpente che riceve e l'aquila che appunto insuffla insomma questi doni dal cielo e dalla divinità. Perfetto, adesso ci addentriamo invece nello specifico della onda in sé, e da domani, quindi come già accennato Cinzia, da domani si parte proprio subito su questa mega giostra all'impazzata di portali, che già appunto stiamo sentendo particolarmente, visto il periodo, le posizioni astrologiche, visto tantissime altre cose. Siamo anche nel mese spettrale, che è proprio chiamato proprio il mese della serpenta, perché proprio lo spettrale è colui che, cioè è il tono che ci fa rilasciare, quindi come il serpente rilascia la sua pelle nel tono 11, da qui al 13 in pratica c'è tutto, diciamo, l'ultimo rilascio, ecco, per poi ricominciare da capo con l'anno galattico. Quindi incontriamo domani, non poco sincronicamente, l'allacciatore dei mondi, che anche lui ci parla di stabilire un contatto, già un aggancio a questa nuova pelle, che appunto grazie all'allacciatore dei mondi ci crea questa grande opportunità per vincere la paura, quella paura di cui ci parlava prima Cinzia, appunto del nuovo, e quindi perché insomma per tenerci pronti, ecco, a sfidare le nostre paure più radicate, che sono appunto quella della morte in primis, per lasciare appunto questo grandissimo tabù che ci paralizza e non ci fa scegliere qualcosa di diverso. Questo ci fa fare domani l'allacciatore. Poi abbiamo la mano elettrica blu, che attiva appunto il servizio del capire, appunto quando parlavo di alchimia, ecco, la mano ci aiuta a trovare le giuste sostanze / elementi che sono a disposizione su terra, perché è comunque governato dalla terra, la mano blu, per realizzare chi diciamo vogliamo poter diventare, però guarendo a quello che sapevamo e pensavamo di essere, ecco. Quindi per evolvere dobbiamo liberarci sempre di più e guarire a quel vecchio per appunto poter realizzare e servire un servizio più salubre per noi stessi e per gli altri. Quindi capire quali sono i mezzi, gli strumenti giusti che per noi sono più in sintonia con noi. Poi abbiamo il giorno 4, nella stella gialla autoesistente, scopriamo appunto, abbiamo la possibilità di dare consistenza a un progetto, a un qualcosa che la nostra stella, quindi Venus, e tutto ciò che ci stimola creativamente, possiamo iniziare a immaginare come realizzarlo, come portarlo nel qui ed ora, e nel portare soprattutto in armonia e in abbellimento qualcosa che su cui stiamo lavorando, ecco, e quindi possiamo
possiamo iniziare a dare una figura, una misura, una struttura, ecco. Poi abbiamo il giorno 5, che è la torre intonante, e c'è la luna rossa intonante, oddio, aiuto, qua vedo una 239, vabbè, comunque, no comment. E Abbiate qui pazienza, ogni tanto c'è la defiance del Moonchild. della tempesta, non della tempesta intrusa che vabbè, questa la conosco particolarmente, vabbè. E comunque sì, questa dà assolutamente una forza proprio intenzionale molto forte per rafforzarci nella direzione, nel flusso appunto della purificazione, perché senza di questo noi non possiamo entrare in una nuova pelle, comunque in una nuova versione di noi più elevata. Quindi prima di fare questo dobbiamo irradiare come già qualcosa di nuovo, già qualcosa di più leggero, che fluisca di più con il nostro emozionale, ecco, che non ci blocchi più in quelle solite tematiche di karma, di quello che è stato, eccetera, eccetera. Che poteva essere, che non è stato, e allora piangersi addosso. No, semplicemente qui dobbiamo prendere proprio forza e coraggio e proprio comandare a noi stessi e, e nel giusto controllo, proprio sano controllo emozionale, andare verso questa nuova strada, questo nuovo flusso più fluido del nostro sentire, che si innalzerà sempre di più lungo questa onda e questi portali. Poi abbiamo il cane ritmico bianco, infatti arriva proprio come un balsamo questo cane ritmico, perché porta appunto porta un andamento molto più, come dire, fedele e delicato, anche proprio con l'andamento di quello che ognuno di noi sta vivendo come percorso. Quindi è come un po' un assestamento, un attimo di respiro, per poter un attimo capire adesso cosa c'è di qua e cosa c'è di là. Cioè vediamo, equipariamo e cerchiamo di capire che cosa diamo e a chi diamo troppo, e se è esattamente quello che poi ci ritorna indietro anche a noi. Ecco, qui ci deve essere questo tipo di bilanciamento nell'amore, nella coerenza, nella lealtà di quello che doniamo di noi, e quindi dobbiamo avere poi anche un ritorno preciso, perché questo è ritmico e porta proprio il bilanciamento e l'uguaglianza, quindi del servizio del cane, che è dell'amore, della compassione, della cura. Poi abbiamo il centro, il cuore, questa onda meravigliosa che io conosco strabene, perché l'ho vissuto quando sono venuto lì da Cinzia, da Shams. Questo, io vestivo proprio la 111, la scimmia risonante, quindi è stato indimenticabile. Io sono entrato in questi templi e in questi luoghi di una potenza immane, quindi questo glifo non me lo scorderò mai, è la prima volta che lo vivevo, e l'ho proprio portato nella sacralità più alta del 7, perché poi la scimmia già porta l'energia della magia e quindi dell'illusione, però nel portare poi, diciamo, di qua e oltre la trama e l'illusione, appunto, portare veramente quello che risuona e che ci serve, ecco, da questa dimensione sottile. Infatti non a caso, insomma, sono venuto a contatto con questi luoghi pazzeschi, indimenticabili. E quindi cerchiamo appunto di entrare in questo canale molto sottile e molto anche, come posso dire, surreale, ecco, il surrealismo anche divertente della scimmia, che però qui ci conduce proprio nel cuore, nel centro dell'onda, quindi è molto importante ritrovare questa magia dentro di noi, che ci aiuterà molto. E dopo abbiamo nel tono 8 galattico l'umano giallo 112, che ci aiuta in questo recap che abbiamo appena passato, e questi piedi che abbiamo dovuto riancorare per bene nella terra, per comprendere quali sintomi, quali
ehm, sì, quali elementi diciamo dovevano essere riguardati, rimessi in ordine dentro di noi e quali scelte appunto dovevamo prendere affinché noi stessimo meglio con noi stessi e con le nostre scelte, ecco, quindi con le scelte che noi e il nostro diciamo più alto, in connessione con il nostro alto sé, diciamo gemello dimensionale parallelo, ehm, che non è altro che poi la voce e l'intento del nostro spirito, ehm, tornando a comunicare con la nostra anima, appunto, ha fatto sì che influenzassimo il nostro cammino, ecco, cambiando modello, cambiando modalità e avendo recuperato appunto una saggezza differente e portata tutta in armonia ed integrazione in questa onda. Poi abbiamo nel tono 9 il viandante dei cieli rosso, Skywalker, in cui ci dà il potere della realizzazione, cioè di realizzare quale veicolo siamo, quale, quale potere noi abbiamo di trasferire la profezia, quindi di spostarla di luogo in luogo, di persona in persona, però mantenendoci fedeli a alla nostra missione, a quello che siamo venuti a fare su questo pianeta, che essendo appunto uno Skywalker noi siamo proprio di passaggio qui, quindi come lo Skywalker ci insegna, noi vigiliamo su questa nostra, diciamo, veicolo, questo nostro tempio di corpo, di carne, però dobbiamo appunto portare in realizzazione, dobbiamo portare intenzionalmente ciò che dall'alto in realtà deve essere manifestato e portato poi profeticamente appunto come messaggio alle persone e in altri luoghi, insomma, comunque da esplorare, diversi. Poi abbiamo il mago planetario, che ci aiuta a manifestare appunto tutto ciò che abbiamo ricevuto, come ho appena detto, dopo però cosa ne dobbiamo fare? E lì il mago ci chiede e ci dà la possibilità, con questo non tempo, che sarebbe niente altro che questa bacchetta che era una lancetta di un tempo a cui noi non ci sentiamo, con cui non ci sentiamo vibrare, il mago invece ehm, ci fa comprendere qual è il nostro giusto tempo, ci fa rispettare i processi e i tempi comunque degli altri, ci porta appunto la possibilità di creare quello che con la bacchetta e con la nostra mente riusciamo a immaginare, quindi dove arriviamo con l'immaginazione, fin dove possiamo spingerci e quanto di quello che ci arriva e l'incanto che ci dà l'energia del mago riusciamo poi a portarlo nella materia, a perfezionarlo, a raffinarlo e a manifestarlo, ok? Poi dopo abbiamo l'Aquila, finalmente la 115, l'Aquila spettrale, meravigliosa, qui c'è appunto questa grandissima fusione di cui vi ho parlato prima, e quindi il lasciare, il liberare, iniziare perlomeno a liberare la maggior parte delle strutture che ci hanno incatenato in quel sentire non, come dire, non completo, quindi non in ancoraggio con una possibilità di espanderci, di andare verso l'alto, quindi di indossare queste piume a questo serpente, quindi dissolvere questa vecchia pelle per ritrovare la visione che interiormente, psichicamente e alchemicamente il serpente alza, ok? Alza dalla sua energia, dalla sua forza, dalla sua resistenza alla dura, alla dura terra, perché comunque è dura per il serpente vivere come per noi umani, perché comunque alla fine noi siamo, siamo come i serpenti, se ci pensate, dobbiamo vivere su questa terra con tutte le sue leggi
di gravità, eccetera, eccetera. Quindi la visione, la creazione della mente alta in unione col pianeta e con il vicino Sole, quindi la divinità dell'Aquila, porta a spettralizzare appunto questa visione, cioè a fondere cielo e terra, e maschile e femminile, quindi dare vita a un ermafrodito, se vogliamo anche, quindi cioè un essere completo che ci completi. Quando abbiamo tutto in equilibrio diventiamo ermafroditi, comunque energeticamente. Poi dopo, cioè torniamo ad esserlo poi. Poi dopo abbiamo il guerriero giallo cristallo 116, che scatena come dire, libera, nel senso di condivide tutta l'intelligenza acquisita, l'intelligenza che viene da anche delle guerre interiori della mente, che tante volte noi ci facciamo e ci autoinfliggiamo. Quindi il serpente cristallo qui invece con una appunto dei ragionamenti e dei meccanismi comunque cristallini e molto sintetici, sintetizza e ha il coraggio poi di spingersi oltre quello che doveva sempre essere il solito sentiero, e quindi sentire e conoscere cose differenti, cose nuove, conquistare nel senso di acquisire tesori e consapevolezze molto più profonde, molto più alte, per far sì che appunto il collettivo, la tribù e comunque le persone a cui vogliamo bene e di cui ci occupiamo ne possano trarre vantaggio. Ecco. Quindi consacriamoci a questo con il guerriero, perché è assolutamente un guerriero spirituale proprio, il guerriero cristallo. Agisce proprio soprattutto per guadagnare spiritualmente, ecco, consapevolezza di coscienza profonda. Dopo in finale appunto abbiamo la Terra, raggiungiamo la Terra rossa cosmica, in cui siamo pronti a trascendere e perseverare appunto la pesantezza, per vivere, camminare in totale equilibrio e sincronicità, quindi avendo recuperato tutto quello che avevamo interrotto nell'unione con Urano, la Terra cosmica riporta tutto questo, tutta questa evoluzione che non a caso rappresenta. Pensate, anche il serpente, se proprio evolvendosi non diventa volatile, perché effettivamente i rettili si sono evoluti diventando uccelli, quindi volando, e quindi questa è l'evoluzione della Terra, questa è l'evoluzione che l'umano deve seguire come esempio, dal serpente che si evolve in aquila e ritorna al divino femminile. Quindi nella Terra noi riscopriamo, poi riacquisiamo, se facciamo bene questo lavoro alchemico, poi ritorniamo a questo, come dire, matrimonio, sposalizio fra cielo e terra, maschile e femminile, noi recuperiamo appunto gli elementi e il linguaggio della natura sincronico, quindi evolviamo e navighiamo in maniera differente sul pianeta, e molto più armonicamente ovviamente, e naturalmente, come noi abbiamo sempre, diciamo, abbiamo sempre avuto noi questi elementi e queste forze che ci sono state poi spente, ma appunto su questa onda avremo modo di possibilità di recuperare molto. Benissimo, grazie per avermi come sempre seguito, e adesso vi leggo anch'io la versione dell'archetipo poema galattico di José Argüelles del serpente, che è il numero 5, il serpente rosso. Io sono il serpente iniziato di saggezza, codificato dal serpente rosso. 5.
è il mio numero, perché la quinta forza è il mio potere segreto. Io sono colui che che dimora nelle cave e nei templi segreti della terra. I pianeti perduti e le razze radici del passato sono inglobati nel mio essere. Il mio corpo è l'eredità che contiene la conoscenza del lato nascosto delle cose. Io sono il serpente di luce astrale, la forza vitale della Kundalini, la fonte di luce e la vibrazione stessa generatrice del circuito elettrico rosso. Il mistero dell'elettricità è racchiuso nel mio essere. Sulle mie sopracciglia indosso il segno del serpente che crea i cicli della vita universale. L'albero del tempo che vortica in 2 direzioni è il segno della mia saggezza. Per conoscermi devi cessare di essere chi credi di essere. Bellissimo. Mi fa venire anche in mente comunque l'evoluzione anche dello Scorpione in Aquila, che è la sua evoluzione, quindi è proprio un processo molto 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 bello, molto profondo questo qui. Benissimo, grazie mille. Grazie Donato, grazie a tutti di ascoltarci come sempre e un abbraccio a tutti, un in bocca al lupo a queste piogge, tutti quelli che sono in pericolo. Sì. Vi abbracciamo forte e buona onda del serpente e buona serata. Buona serata a tutti, ciao tesoro, Un grazie. bacio grande. Un Ciao, abbraccio, ciao Michael. buona Ciao a onda, tutti, ciao. grazie. Ciao. Ciao, ciao, a presto.